Ciao, da Heavy Metal Heaven! Oggi ospitiamo una storica band del technical death metal nostrano, analizzando due dei suoi classici usciti negli anni 90, ristampati di recente. Chi conoscerà in maniera un filo approfondita il death metal nostrano, forse saprà chi sono gli Hydra. Sono nati nel 1985 in Ancona, come Hydra con l'H, nome poi cambiato in quello attuale per sottolineare anche il passaggio stilistico da un thrash power metal a tonalità più death, ma senza rinnegare il genere precedente, almeno in principio. È il genere che anima Psycho Pain Control, primo EP del gruppo marchigiano dopo 2 demo e uscito nel 1995. Al suo interno gli Hydra suonano un thrash death metal con forti rimandi tecnici. È un suono piuttosto vintage, legato all'epoca in cui l'EP ha visto la luce. Da un lato ricorda la maggior incisività del primo, che conferisce impatto e a tratti anche ignoranza alla musica di Psycho Pain Control. Tuttavia anche il lato più convulso ha un suo perché. Il gruppo anconetano riesce a coniugare queste due anime in un perfetto equilibrio. Ne risulta un suono dalle diverse sfumature. Sa essere grezzo come cervellotico e rimane sempre convincente nel farlo. È questo stile ad animare grandi brani come Psycho Pain Control, molto tecnica con variazioni non banali, con rimandi agli Atheist, oppure Revenge, battente e incalzante, ma senza lasciare da parte una valida componente tecnica. Da citare è anche Carnage, più cupa e atmosferica in maniera molto apprezzabile, con persino qualche rimando Doom. E poi le 3 canzoni bonus presenti nella versione uscita quest'anno grazie a Rude Awakening Records. Brilla soprattutto il trash di Say Your Prayers, brano del primo demo del gruppo col nuovo nome, diretta con le sue ottime trame strumentali, anche a dispetto di un suono tutt'altro che sopraffine. Sono i brani migliori di un EP, però sempre coinvolgente, in cui gli Hydra dimostrano di essere già maturi, nonostante l'esperienza a quel punto non fosse grandissima. E in generale, Psycho Pain Control è un disco molto affascinante, breve ma intenso. Prometteva bene per il futuro dei marchigiani, un futuro che di lì a breve avrebbe detto la sua, ma di questo parleremo tra poco. Voto di Heavy Metal Heaven 70 sul massimo di 80 per gli EP. Come dicevamo, Psycho Pain Control ha creato determinate aspettative. Tuttavia, gli Hydra hanno deciso di andare in una direzione un po' diversa col primo full length, Icon of Sin. Uscito nel 1999, vede la band anconetana rinnovare il proprio suono, seguendo le tendenze che stavano andando per la maggiore all'epoca. Non che il genere fosse cambiato granché, sempre di death metal tecnico parliamo, seppur più moderno e meno legato al thrash che in passato. Ricorda soprattutto i death dell'epoca, seppur con un tocco meno progressivo. Gli Hydra tuttavia non mancano dell'impatto passato. Il tallone di Achille di Icon of Sin non è però il cambiamento stilistico. Più che altro il suo vero problema è l'essere prevedibile e meno articolato rispetto a Psycho Pain Control. Non accade sempre, questo è vero, ma in alcuni frangenti il gruppo non riesce a esprimersi al meglio, come per esempio nella title track piuttosto scialbo, o come in altri passaggi lungo la scaletta, poco significativi. Sembrano non avere una direzione specifica, oppure a tratti sono quasi accozzaglie di tecnicismi senza capo né coda. Per fortuna, altrove gli Hydra dimostrano ancora la classe di 3 anni prima. Accade per esempio con No One's Tale, molto convulsa e vorticosa, con strutture ardite, o Xavier's Dream. Non rinuncia ai suoi passaggi tecnici, ma è più diretta e mostra anche più atmosfera, il che la rende ben apprezzabile. Certo, è innegabile come Icon of Sin sia un classico del death metal tecnico nostrano, su questo non ci piove. Tuttavia chi ha scritto questa recensione lo ritiene invecchiato un po' male. Dopo anni di ascolti nell'ambito del genere non ci ha lasciato troppo, è buono e piacevole, ha i suoi valori ma non fa gridare al miracolo. Di sicuro per noi gli Hydra hanno fatto meglio all'epoca di Psycho Pain Control e anche dopo questo loro esordio. Forse qualcuno potrà bollarci come eretici, ma questa è la nostra idea dopo un'analisi attenta. Libero chiunque di dissentire, ovvio. Voto di Heavy Metal Heaven 73 su 100. Per stavolta è tutto. Se conoscevi il gruppo marchigiano dicelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere il più possibile. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video pubblicati ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!